quello che ti racconto qui non sono le storie più belle, ma sono le condizioni difficili. Devi conoscerle. Se non le conosci non sai come affrontarle. Pensi che sia tutto bello, fantastico, sì, un po' difficile perché l'arte richiede sacrificio. No, ci sono anche delle cose che devi sapere affrontare, che devi psicologicamente analizzare dentro te stesso, parlare con te allo specchio e dire: specchio, specchio delle mie brame. Capito? Iniziamo. Allora, hai fatto un corso? Ti hanno insegnato a parlare, ti hanno detto che puoi fare lo speaker e vuoi mettere online la tua esperienza. Bruttissimo periodo per fare questa cosa, però magari potrebbe essere l'inizio di una grandissima avventura. Quello che ho scoperto in questi anni è che nei corsi raramente ti insegnano una parte di questo lavoro, che è quella relativa alla solitudine ed è quella relativa alla sindrome dell'impostore. Sono due cose a cui devi prestare molta attenzione. Me l'ha fatto venire in mente un collega che sta facendo una serie di video in cui racconta come lui abbia voluto in questo momento smettere di fare voiceover. Non mi riferisco a quelli che fanno i corsi per diventare più bravi a comunicare, corsi in cui impari a parlare, conosci meglio la lingua, ti sai esprimere meglio e hai un miglior rapporto con le altre persone. Il primo appunto riguarda la solitudine. Quando tu fai voiceover in home studio, non lo stai facendo dentro un teatro assieme a tante persone che ti guardano, che ti potrebbero anche giudicare, il che va benissimo, perché se le persone ti giudicano, comunque ti dicono qualcosa, ti danno un feedback, ed è importantissimo questo feedback che tu ricevi, perché ti consente di crescere, di migliorare, e poi tu assorbi energia dalle persone. Invece nel lavoro da home studio, se lo fai da solo e sei isolato da tutti, non riceverai queste energie, sarai tu a dover arricchire di energie ogni cosa che fai. Quindi è un lavoro molto difficile da questo punto di vista. L'ideale è non farlo da soli, cioè avere qualcuno con cui scambiare opinioni, magari uno che ha deciso di fare lo stesso percorso che fai tu, vi date una mano, uno fa editing mentre l'altro registra, insomma ci si ascolta, ci si dà dei consigli, ci si confida. Si può fare anche online. Se hai una persona di cui ti fidi veramente, scambi di continue informazioni con questa persona, fai sentire cose, lui fa sentire cose a te, capito? È un lavoro di sinergia. Se siete un gruppo magari più numeroso, fate gruppo fra persone di cui vi fidate e non lavorate da soli, perché altrimenti sarete davanti al microfono da soli con testi che molto spesso sono difficili da leggere perché non c'è il lavoro di una persona dietro che ha pensato che questo testo debba essere raccontato. Nel home studio spesso non si lavora con le agenzie, cioè soprattutto quando sei all'inizio non hai contatti con agenzie che tendono a lavorare con te fianco a fianco e quindi ti danno molte informazioni. In parte sanno già come lavori, quindi si fidano e ti fanno lavorare e basta. Tu produci perché non c'è bisogno che loro ti dicano anche come devi fare il tuo lavoro. Ma se sei all'inizio e non ti conoscono molto bene, è molto probabile che tu abbia la necessità almeno di comprendere cosa devi fare e dove devi arrivare, perché se sei all'inizio non hai ancora dei punti fermi e una corazza che ti tiene integro ai dardi della vita. Cioè fai un lavoro, ci hai messo tutto l'impegno e qualcuno dall'altra parte te lo contesta e tu non capisci perché. Ci sono 1000 ragioni, non le conosci e tu sarai in una condizione difficile soprattutto all'inizio perché hai lavorato da solo, non hai avuto feedback e sei fragile, perché quando lavori con la voce lavori nudo, sei tu nudo. Ok? Poi devi farti la corazza, la fai nel corso degli anni perché ricevi molte conferme. Le conferme sono importanti, sono dei punti fermi, tu sei arrivato fino lì e l'hai fatto bene. Quella sei sicuro di averla fatta bene. Per cui quando qualcuno ti contesta qualcosa e tu sai che è qualcos'altro, non è una cosa diretta a te, è una cosa diretta magari al lavoro che può essere fatto in modo differente e ci sta, ma non è un attacco personale. Poi ti arrivano i testi che sono scritti male. Veramente molto male. E quando hai un testo che è scritto veramente molto male, sei costretto a farlo rivedere al tuo cliente. Guarda che è scritto male. Ma molto spesso quel tipo di clientela che trovi online quando inizi a fare questo mestiere è una clientela che non vuole sapere che tu sai, perché loro sanno già, ti hanno mandato quel testo, ti hanno detto di fare quello e non ti devi permettere di modificarlo, di alterarlo, ma neanche se c'è un errore ortografico, niente. Tu devi fare quello che c'è scritto. Se ci saranno delle correzioni ti verranno pagate, però tu sai perfettamente che quello è un errore. Tu l'hai visto. Chiedi lumi, ti viene data una rispostaccia, lo fai, nessuno ti manda la correzione e tu sai che quel lavoro andrà online oppure dove cavolo andrà così. Quindi come risolverla questa cosa? Devi parlare
col cliente, anche se non vuole ascoltarti, perché tu sei un oggetto, sei una cosa che deve essere presa e messa insieme a un puzzle che stanno costruendo loro, no? Dove ci sono tante voci, ci sei tu, c'è la voce francese, quella inglese, quella tedesca, quella russa, tutte assieme mettono e nessuno ha voglia di stare a discutere con qualcuno che dice che l'italiano non era corretto, perché il traduttore ha studiato italiano. Il suo lavoro consisteva nel mettere lo stesso numero di parole all'interno dello stesso filmato in tedesco. C'erano 3 parole con una parola finale che faceva un gioco di parole con le successive. Cerchi di ricostruirlo, ma vedi che non funziona, l'italiano non è corretto, non gira. C'è un piccolo adattamento con l'inglese, è proprio incarognito in se stesso. Tu ti rendi conto che non va, ma dall'altra parte il traduttore, che ha più potere di te, molto spesso non vuole discutere col cliente, vuole portare a casa il lavoro e non vuole che tu gli rompa i coglioni. E quindi discute anche con te, anzi probabilmente potrebbe cacciarti e dirti: no bello, ma tu non sai fare questo lavoro, scegliamo un'altra voce. Non sei capace di fare stare quelle parole in sync, allora tu ti trovi lì e dici: ok, va bene, farò stare quelle parole in sync nonostante tutto e mandi giù tuo malgrado. Oppure lasci perdere il lavoro e gli dici: senti, non ho tempo di parlare con uno come te. E magari il marchio è un marchio importante. Succede di dover discutere, fare anche la versione brutta, mandargli quella buona e poi dirgli: mi raccomando, non usate quella brutta. In quella forma di solitudine che si crea dentro al boot, quando sei tu da solo con i testi, si sviluppano tutta una serie di funghetti un po' strani. Ne parlavo adesso con mia figlia proprio riguardo alle intenzioni che prendi. A un certo punto, se lavori molto da solo e magari hai lavori lunghi e ripetitivi, cominci a non renderti conto delle cantilene che stai prendendo e potrebbe anche prenderti una sorta di ansia perché i tempi sono sempre molto stretti. Poi vai magari a sentire il prodotto finito sul sito del cliente o dove sono stati pubblicati e ti accorgi che oltre alla tua voce ci sono altre voci, magari non capaci come te. E quindi dici: ma questo cliente non si è accorto della differenza che passa tra me e queste altre voci, gente pescata così per strada. Dici: allora non gliene frega niente, non sto neanche a impegnarmi. Ti viene da dire: non sto neanche a impegnarmi, tanto questo non si accorge di niente. Il problema non sta nel fatto che tu stai comunque facendo un lavoro poco accurato per qualcuno che non se ne accorgerà, è che questo atteggiamento mette radici e alla lunga non te ne accorgi e continuerai a lavorare in maniera poco accurata. Quindi è molto molto importante, quando si è nella solitudine, avere sempre una guardia molto alta e cercare di fare i lavori per se stessi per primi, per se stessi. Li stai facendo per te, non per una persona che non si accorge di questa cosa. Qualcuno che si accorgerà del fatto che tu ci hai messo dell'impegno ci sarà sempre. Non fare l'errore di credere che qualcuno non se ne accorga perché hai sentito che magari ci sono dei prodotti poco accurati nella stessa sezione dove ci sono i lavori che stai facendo tu. Non puoi saperlo. Però nella solitudine si innescano tutta una serie di pensieri e di abitudini molto brutte che vanno messe sotto controllo. La sindrome dell'impostore. La sindrome dell'impostore è una brutta bestia, perché quando inizi questo lavoro e sei da solo e non hai conferme di chi sei e di che cosa hai fatto, soprattutto se sei una persona abbastanza brava, che tende a correggersi, che è molto critica con se stessa, e quindi diventerai molto bravo, inevitabilmente, a meno che tu non ti demolisca da solo, parti dal principio di non essere parte del mondo a cui stai già appartenendo, perché ti stai promuovendo come voce, sei uno speaker, fai parte dell'industria del voice over. Però non ci credi fino in fondo. Quindi accade che quando qualcuno ti fa notare qualcosa che non va bene, ed è normale, a tutti i livelli, dal primo piano, dal pian terreno all'ultimo piano del palazzo del voiceover, qualcosa deve essere rifatto, non va bene, però come ti viene posto in un modo che per te, che hai una ferita aperta, c'è un buco proprio qui nella panza, è come se qualcuno andasse lì a frugare dentro e ti fa del male. Tu non vorresti, eppure lì riesci anche a prenderti il cuore, te lo stringe. No, questo lavoro deve essere rifatto. Hai sbagliato a dire le F. Ma come? Io ero bravissimo a dire le F. Fuffina, l'ho detta sempre benissimo, mio maestro mi diceva che ero fantastico nelle F. Ma lui dice: no, le F non si dicono così, si dicono F. È uguale come te l'ho detto io. No, è diverso. Non senti. E sempre nella sindrome dell'impostore c'è la questione relativa
ai prezzi. Perché dato che non sei sicuro di essere abbastanza bravo, cosa fai? Abbassi i prezzi a un livello minimo, in modo da poter dire, beh sì, se non è venuto esattamente bene, io ti ho fatto pagare poco. È sbagliatissimo, perché se ti hanno scelto, vuol dire che piacevi. Quindi com'è andata l'analisi, dottore, come sto? Sì, ci sono queste cose all'interno, ma per il resto è un lavoro bellissimo, è per questo che continuo a farlo nonostante tutto e perché mi piace veramente tanto. E poi perché sono bravissimo.